a tutti, oggi un'intervista super carina con Valeria Orlando, che è prima di tutto titolare del brand di make-up, titolare e creatrice del brand di make-up Bora, super make-up artist e in più esperta di psicoarmocromia. Benvenuta Valeria. Benvenuti, benvenuti, grazie Cristina per avermi invitato nel tuo magico mondo. Grazie a te perché aggiungi un tocco di glamour a questa intervista e siamo tutte molto molto curiose di sapere qualcosina in più di te. Allora, partiamo con una domanda su questo tuo passato così, diciamolo, scintillante. Tu sei stata la make-up artist personale di un personaggione, Donatella Versace, e con tutto quello che ci girava intorno e qui siamo veramente super curiose. Com'era questo mondo? Cosa succedeva? Facci un pochino sbirciare. Ma sai Cristina, noi abbiamo già un trascorso, no? Cioè l'età, l'esperienza. Quando mi presento con i miei 30 anni di esperienza, dico sono passati questi 30 anni. Quindi il momento a cui ti riferisci è il momento, io sono una terrona doc, nel senso mezzo sangue, come direbbe Harry Potter, un mezzo sangue sicuro e un mezzo sangue calabro, con questa grande passione per la moda. Ed è chiaro che finiti gli studi, quelli dell'obbligo, che tra l'altro appunto io avrei voluto fare tanto il liceo artisti come i miei genitori, essendo una figlia unica che vengo da una famiglia, una discendenza di avvocati e di notai, doveva essere giurisprudenza. Quindi una volta capito che invece sarei stata l'avvocato dei poveri, forse la mia famiglia, ben compreso, che gli studi classici non mi pento, sono stati importanti per quella che è stata anche una formazione nel saper parlare e questo credo che abbia inciso al di là del talento sul riuscire ad arrivare a determinate posizioni, anche perché Cristina parliamo degli anni 90, non parliamo di quelle che sono le opportunità riservate oggi all'interno del mondo della moda, dello spettacolo in genere, dove sicuramente i social ci permettono di poter interagire molto più velocemente, di ricevere più contatti. Gli anni 90 erano ancora, insomma, roba di telefononi, era proprio completamente diverso e noi truccatori ovviamente ci affidavamo a quelle che erano le agenzie specializzate che su Milano continuano certo a mantenere quello che è il loro impegno, ovvero riunire i migliori fotografi, i migliori stylist, i migliori truccatori, i migliori hairstylist all'interno, in maniera tale proprio da svolgere i servizi cosiddetti per l'immagine, no? Che poi sono shooting, lookbook, campagne ed altro. Io in quel periodo avevo già una collaborazione attiva su Roma, infatti anche al pubblico che ci segue spiego che pur essendo un mezzosangue siciliano e calabrese, il mio accento è rimasto fortemente romano perché 20 anni di Roma non si dimenticano. E in quel periodo appunto romano in cui comunque io ho messo su famiglia e avevo già un lavoro perché svolgevo la qualità di direttrice nazionale per un franchise di parrucchieri che ancora oggi esiste, ma che ha avuto proprio il suo massimo splendore proprio negli anni 90, che è Compagnia della Bellezza. Io per loro ho creato la squadra di make-up che serviva appunto da coronamento a quello che era il lavoro che facevano i parrucchieri all'interno della Milano Fashion Week. E quindi avevo creato una squadra e avevo creato anche il primo prodotto make-up per Compagnia della Bellezza, quindi già il sentore c'era, però ancora era troppo prematuro e quindi anche io ancora volevo delle mie soddisfazioni personali. In quel periodo appunto ho partecipato e ho prenotato quando venivo su Milano in occasione delle sfilate diversi appuntamenti con quelle che erano le agenzie che rappresentavano appunto i truccatori ed è stato molto divertente perché in quella giornata avevo fissato circa 10 appuntamenti, ad ogni appuntamento dove mi presentavo, sai, ero ventenne, bella, smart, col sorriso, con la voglia di fare, eccetera, mi presentavo con il mio book e tutti mi dicevano, sai che sei molto carina, hai anche dei lavori interessanti, ma non hai dei lavori di Milano, ritorna quando hai dei lavori per Milano. E man mano che si aprivano e si chiudevano queste porte delle agenzie, la domanda era, ma se nessuno mi dà la possibilità di fare un lavoro per Milano, ma come faccio io ad avere il primo lavoro da presentare all'agenzia? Cioè il cane che si mordeva la coda. Fino a quando l'ultimo appuntamento mi ha portato all'interno di questo studio
Makeup Image, ed entrando all'interno di questo studio mi è apparso tutto il mondo Versace, quindi non capivo rispetto alle altre agenzie dove io fossi entrata, però sai, un po' intimorita, un po' anche nel desiderio di prendere maggiori informazioni prima di poter aprire la bocca e dire ho qualcosa. E quindi dopo questa bellissima chiacchierata, anche loro mi hanno detto: sei molto carina, ci piaci, ti chiamiamo e ti facciamo sapere. Quindi io, dopo tutti i miei appuntamenti, preso battaglie e barattini e me ne sono ritornata a Roma. Dopo una settimana è arrivata questa telefonata da parte del socio di Renato, Pietro Dominoni, che è stato il mio primo agente, il quale in milanese mi dice: allora Vale, sei pronta a truccare la donna? Ho detto, ma la donna per me, immagina, e anche immaginate pubblico che ci seguite, che per me l'articolo davanti al nome non rappresentava nulla, non essendo del mondo milanese. Quindi era come dire la Rita, questo e quell'altro, ma per me in quel momento talmente concentrata la donna era un cognome. Quindi con un internet che andava lentissimo, che non è l'internet in 5G di adesso, io cercavo di prendere informazioni mentre lui mi parlava al telefono per capire chi fosse questa la donna. Solo dopo, parlando e continuando il discorso, ho capito che si trattava di Donatella Versace, quindi proprio un nodone qui alla gola perché le prime parole di Pietro furono: va bene, il primo lavoro ti verranno a prendere all'aeroporto dell'Urbe con aereo privato e tu e Donatella accompagnerete Elton e tu ti dovrai occupare del make-up di Elton John per il suo concerto a Reggio Calabria. Loro non sapevano che io fossi di Reggio Calabria. Io che come primo lavoro, affidatomi dall'agenzia di Milano, ritorno nella mia terra dove sono nata con uno dei personaggi più famosi di Reggio Calabria, che è appunto la Donatella Versace. Quindi mi è apparso anche quasi una connotazione che arrivasse come per dire: sei riuscita a perforare le 11 porte, hai vinto, ce l'hai fatta. E questo è stato l'inizio nel mondo Versace, perché poi appunto per 4 anni mi sono occupata del look di Donatella. Tieni in considerazione, Cristina, che io ero già mamma, perché io sono diventata mamma giovanissima e avevo quindi 2 bimbi piccoli. Quando mi hanno contrattualizzato per seguire Donatella, io, meno male, che ho potuto contare su mia madre, che all'epoca non solo era in vita, ma abitava con me a Roma. E quindi io praticamente con tutti i manager che facevano Roma-Milano sulla tratta all'Italia in business, facevo ogni settimana il rientro su Milano il lunedì mattina all'alba con, ti ripeto, gli uomini men in black con la valigetta che andavano al lavoro. Io ancora non ero così coloratissima, appartenevo anch'io al black dress da truccatore e rimanevo tutta la settimana a casa di Donatella, dove avevo appunto, diciamo, non solo io, ma sia chi si occupava dei capelli, chi si occupava dell'immagine di Donatella, avevamo all'interno del suo appartamento in Viale Piave, un appartamento bellissimo, insomma storico, e vivevo lì da lunedì al venerdì. Rientravo il venerdì sera, mi godevo i figli il sabato e la domenica e ripartivo il lunedì. È così per 4 anni della mia vita. Quindi con questo cosa voglio dire? Che sicuramente io arrivo da quella che è un'esperienza di gavetta durissima per arrivare a quei livelli, cosa che probabilmente oggi i ragazzi invece anche come mentalità in qualsiasi ambito di lavoro la ragionano: come posso avere il massimo successo col minimo impegno. Ecco cos'è cambiato negli anni. Quindi diciamo da questo mondo scintillante ma estremamente impegnativo, che ripeto, chi ha vissuto sa cosa vuol dire quando per un editoriale tu stavi in ballo una settimana e tutte le persone che facevano parte dello staff, quindi dalla stylist alla make-up artist al fotografo, si era lì proprio per produrre questa cosa fisica che era lo scatto. E quindi diciamo sì, effettivamente un po' i tempi sono cambiati. Adesso volevo capire un attimino dal essere chi fa un po' di più per gli altri, per l'immagine degli altri, a chi vuole essere
nella cosa che fa in modo più personale. Quindi tutto il percorso che poi ti ha portato, e qui appunto non soltanto all'essere estremamente professionista e artistica nel tuo mestiere, ma fare lo scatto di diventare imprenditore, creare un prodotto frutto della tua appunto esperienza, ma più ampio, più valido, perché se ci fosse stato già sul mercato l'avresti usato, punto, cioè non è che avresti dovuto tirare in ballo alla fiera di crearlo. Bravissima Cristina, Quindi, esattamente, com'è esattamente. andata? Come è andata? È andata che appunto man mano che si cresce, man mano che si entra nel mondo del lavoro, quella gavetta ti dà anche la possibilità di capire tu realmente quali sono le tue potenzialità, ma lasciami dire allo stesso tempo anche quali sono i tuoi sogni, perché poi all'interno di questa macro area troviamo appunto, come ci siamo detti, chi si occupa comunque delle campagne o dei lookbook, chi si occupa invece di seguire semplicemente il personaggio. Quindi sono vari aspetti all'interno dello stesso mondo che tu in qualche maniera puoi incominciare a scegliere. Io devo dirti che dopo un'esperienza di 4 anni con Donatella, e lo dico in tutte le interviste quando mi pongono la domanda proprio su quello che era stato il livello che io avevo raggiunto e come mai ho dismesso tutto quel mondo, no? Dopo 4 anni, perché comunque è stata proprio l'intersezione in cui dopo la morte di Gianni, Donatella divenne a capo della Maison e quindi io mi sono inserita in quell'ambito proprio tra il 2000 e il 2004. Infatti, uno dei miei lavori più celebri, in qualità però di assistente, lo ribadisco, di Tom Peugeot, fu la campagna con Madonna del 2004 per Donatella Versace fatta a Londra nello studio di Mario Testino, che per me è uno dei ricordi indelebili nella mia mente, perché sicuramente al di là di Elton, al di là di tanti altri personaggi, ma insomma Madonna anche per me, come era all'epoca, voglio dire che rappresenta chiaramente un grande mito, averla lì davanti e potermi anche occupare di quello che era semplicemente ritoccare quello che Tom Peugeot aveva fatto era già importantissimo. Però io ho ben compreso in questi 4 anni che io non ero nata per seguire unicamente una persona. C'è chi per una vita lavora per poter diventare il personal di qualcuno e ci si trova benissimo e quindi ho tanti colleghi, voglio dire, come chi segue per esempio oggi la Chiara Ferragni, piuttosto che chi segue Belen, che hanno ormai quel ruolo e oltre a fare delle altre cose, il loro principale lavoro e quindi punto di interesse è fare in modo di abbinare il proprio nome a quello del personaggio. Io avevo capito invece che non era quello il mio sogno. Io, come dici tu, volevo avere la possibilità di lanciare sul mercato qualcosa che mi permettesse, lasciami dire, anche da un punto di vista proprio del modo e dell'interpretazione che io ho della vita, di lasciare un segno indelebile del mio passaggio sulla Terra. Quindi uno ci prova a fare in modo che quel germoglio che sei, quindi quel piccolo fiocco di neve che arriva sulla Terra, poi possa lasciare il proprio segno e non semplicemente farsi vivere dalla vita. Quello era il mio desiderio. E quindi per fare questo ho preferito onestamente lasciare il mondo Donatella e affidarla ad un'altra persona dell'agenzia perché invece io avevo voglia di sperimentare l'estero e quindi tramite Condé Nast ho avuto la possibilità nel 2012, quindi a distanza di diversi anni in cui ho continuato a lavorare chiaramente su Roma, mantenendo quelle che erano i miei, diciamo, fotografi con cui lavoravo sia su Roma che su Milano, anche perché su Milano, dopo Donatella, ovviamente, sono stata rappresentata dalla Green Apple, che è una delle agenzie più famose nell'ambito proprio della rappresentazione di chi si occupa dei servizi per l'immagine, fino a quando nel 2008 ho deciso di accettare questo invito da parte di Condé Nast Sud America per potermi occupare di quello che erano servizi oltreoceano. Tieni presente che anche qui c'è un legame d'affetto e d'amore, perché comunque mio padre era innamorato del Brasile. Io dico ho perso mio padre a 7 anni perché faccio parte di quella categoria dei figli divorziati degli anni 70 in cui facevi prima a dire
meglio che tuo padre era in galera piuttosto che erano separati, perché chiaramente era un periodo veramente in cui il divorzio rappresentava proprio, oddio, chi è questa donna separata, divorziata? Quindi io l'ho vissuto malissimo quel momento della mia vita e quando ho avuto la possibilità di andarmene in Brasile non mi è sembrato vero. Quindi ho passato 4 anni della mia vita lavorando in Sud America, in Brasile, ho imparato la lingua, ho imparato anche altri stili, altri mondi e poi 2 anni lavorando per la Current tra New York e Los Angeles. Quindi 6 anni della mia vita, ritornata poi nel fine del 2012, inizio del 2013, con il pensiero voglio creare la mia linea. E tieni in considerazione che quello era il periodo in cui, avendo sommato già un bel curriculum, no, di cose che avevo fatto, è chiaro che rientrando in Italia ricevevo le varie telefonate di quelli che erano le maison del beauty più famose, quindi Estée Lauder, piuttosto che Chanel, piuttosto che Dior, che erano alla ricerca di quelle figure senior make-up artist che potessero rappresentare proprio il global image della loro linea. Ma anche quello non era il mio mondo, quindi io ho cercato proprio la strada più in salita possibile che ci potesse essere. Quindi creare una propria linea di make-up, quindi intanto partire dal sogno e poi man mano che mi sono addentrata comprendere anche quali erano i meccanismi per far sì che un mondo che non mi apparteneva, perché passare dall'essere un professionista a essere un imprenditore non è così sgama, soprattutto se non hai fatto degli studi di marketing o insomma qualcosa ad hoc per far sì che tu sai occuparti di un'azienda. Dapprima ci siamo occupati di quella che era la parte professionale, quindi la prima cosa che ho fatto è stata quella di trovare un chimico che sapesse trasformare le mie idee in un prodotto e ci siamo messi in marcia. E ti devo dire anche che dal 2013 al 2014, fine 2014, io ero arrivata anche già a un buon punto di quello che voleva essere la linea. Ma purtroppo nel giugno del 2015 ho perso mia madre e per me è stato un trauma importantissimo. Primo perché è morta in pochissimo tempo da una caduta banale che le ha rotto il femore, si è smosso tutta una roba che conviveva con lei ma di cui noi non ci eravamo mai accorti, quindi aveva già delle metastasi importanti di un tumore al colon che aveva proprio presa ormai tutto il suo corpo, aveva un'età non operabile e quindi in 3 mesi se l'è portata via. Mia madre è stata la mia beauty icon, era una lancomista convinta. Io quando andavo a Catania in Rinascente rimanevo ad ammirarla ore e ore mentre la truccavo. Ne ricordo ancora anche queste profumazioni che non sono più le stesse, soprattutto del rossetto, che avevano negli anni '80 una profumazione che tu proprio se ti mettevi una benda e ti mettevano sotto il naso un rossetto, dicevi cos'è questo? Un rossetto e quindi lo riconoscevi. E quindi anche il desiderio di creare la linea è stato un omaggio a mia mamma, quindi nonostante io avessi già le formule e quant'altro, ho deciso di cambiare completamente il mio progetto imprenditoriale da subito e quindi oltre a voler desiderare di avere dei prodotti che potessero funzionare all'interno di un borsone professionale senza l'esigenza di dovermi portare 4-5 linee di fondotinta perché dipendentemente da quello che dovevo fare, dovevo avere quello più fluido, quello più setoso, quello più scintillante e ognuno in ogni colore significava avere una borsa trucco con cui ti muovevi che pesava oltre 30 kg oggettivamente. Poi se facevi i capelli sommavi pure l'altro borsone. Quindi questo l'ho fatto per tanti anni fino a quando non ho avuto la mia linea, dopodiché mi sono mossa solo con la mia linea e i primi passi sono stati proprio quello di iniziare a creare uno staff, i cosiddetti Vor Ambassador, e costruire quello che è stato poi tutti i vari petali che compongono il mondo Vor. La cosa più importante era partire dal prodotto, quindi buttare giù di nuovo tutte le formule per avere un prodotto cruelty free, un made in Italy, che avesse, come dici tu, una novità, una particolarità. E l'idea qual è stata? L'idea è che io ho trasmesso al chimico e che volevo un prodotto che dipendentemente dal tipo di pelle non desse quella fastidiosa sensazione, soprattutto sul fondotinta, che tu lo metti la mattina e la sera te lo ritrovi invece completamente aperto, completamente staccato, quindi non più aderente, non più fresco come quello che hai messo la mattina. Stiamo parlando di anni in cui, seppur si parlava di acido ialuronico, però ancora non c'era
un'idea così chiara del green, erano proprio i primi passi in cui ci si muoveva. E io lì, grazie all'aiuto del chimico, capii che c'era la possibilità di trasformare quello che è un prodotto tradizionalmente che nasce, un fondotinta fluido, nasce quindi con una composizione in crema, più la parte pigmentata di colore e ha bisogno chiaramente per diventare un'emulsione di una parte più oliosa. Ed è proprio la parte oliosa che normalmente appunto ti permette di shakerare e di riavere il prodotto formalmente che si rimixa, che dà a distanza di tempo dava il problema di separazione, soprattutto se parlavi di una pelle grassa, perché una pelle secca si ciucciava tutta quella che era ovviamente la parte oily del prodotto, ma quindi soprattutto sulle pelli grasse avevamo questo prodotto, sia nell'ambito professionale sia in quello che poteva essere banalmente truccare una donna e farla sentire bene per la giornata in cui veniva all'interno dello studio e aveva bisogno del tuo aiuto. E così è nato di nuovo la storia di preparazione dei prodotti che a quel punto potevano ricevere anche un claim, visto che non avevano parabeni, non avevano più i petrolati, non aveva più i siliconi, aveva una formula esclusiva fatta a cere, non più ad olio, che è stata la novità, quello di inserire le cere italiane che evaporando lasciavano il prodotto aderente e la sensazione doveva essere: c'ho il fondotinta, ma non mi sento il fondotinta. E così fortunatamente è stato. Nel 2019, che tutti noi ricorderemo essere il preludio di 4 anni di vita che abbiamo dimenticato tra riffe e raffe, io ero pronta per lanciare il mio prodotto sul mercato e chiaramente siamo rimasti in incubazione, si può dire, per 4 anni perché tra aperture e chiusure abbiamo creato una squadra di chiaramente rappresentanti oltre all'e-commerce per far sì che il prodotto potesse veicolare anche all'interno delle bioprofumerie e delle farmacie. E ad oggi, ringraziando il cielo, abbiamo 50 punti vendita in Italia, che non sono tantissimi, ma sono contenta lo stesso perché comunque credo che decidere anche quale sia la persona che rappresenti il tuo prodotto è il successo di un imprenditore, perché vendere un prodotto ad una profumeria che poi non saprà utilizzare il tuo prodotto, non se ne occuperà in maniera così massiva, significa tenerlo lì, ma poi non avere un continuo, cioè un'eccellenza di quello che è riordinare il prodotto e creare una storia. Stupendo, perché è veramente, come dici, una storia, non è soltanto un prodotto, è una persona per creare un qualcosa che tocchiamo con le mani e quello, secondo me, è dove si unisce l'artista con l'imprenditore. Io, tra l'altro, ho avuto piacere di provare i tuoi prodotti e poi qui mi ricollego alla prossima domanda e soprattutto il discorso che facevi del io mi trucco molto poco proprio perché mi dà fastidio sentire il peso sul viso del fondotinta. Avendo un'età non più verdissima, la pelle inizia a avere le sue macchiette, le sue cosine, quindi il fondotinta è un prodotto da usare, diciamocelo, e ho avuto proprio occasione di, poi diciamo perché, di utilizzare i tuoi prodotti e questa, se posso dire tra le altre, ma è la vera, vera, vera particolarità, questo senso di leggerezza incredibile. Qui appunto mi ricollego, come dicevo, alla prossima domanda. Io ho avuto occasione di conoscere Valeria per una mia personale curiosità, perché avevo visto questa sorta di seduta consulenza di armocromia, ma non armocromia classica che portiamo pazienza, cioè ce l'hanno proposta in 5.000 salse, ma di psicoarmocromia. La cosa mi ha incuriosito tantissimo, sono andata a vedere il curriculum di Valeria e chiaramente lì ha fatto il botto perché c'è dietro, come avete sentito, tutto quello che ha fatto in un certo modo. Io venendo poi dall'ambiente del fashion, per me alcuni nomi con cui ha lavorato hanno forse un significato maggiore che chiaramente perché non è tra gli addetti ai lavori. Però ecco, questo più appunto l'idea di questa psicoarmocromia mi hanno convinto, ho contattato Valerio, ho fatto questa seduta che è stata incredibile, a parte per l'energia che ha questa splendida donna, ma poi proprio per come in 2 ore e mezza di percorso ti porta non soltanto a scoprire banalmente i tuoi colori, ma anche un
pochino parte della tua personalità, quello che hai dentro, il perché ti rapporti in un certo modo a un colore o a un altro colore. E quindi, ecco, quello che ti chiedo è di riraccontare un pochino, io l'ho già sentita ed è stato bellissimo, a chi ci sta guardando, che cosa è poi in realtà questa psicoarmocromia rispetto appunto all'armocromia di cui abbiamo già sentito parlare. Allora, Cristina, hai detto bene, oggi si utilizza il termine armocromia un po', diciamo, in maniera un po' alla Carlona, come si potrebbe dire. Cioè, mi sembra veramente di assistere tramite i social che chiunque in qualche maniera possa mettere un quadrante di colori intorno al viso e decidere cosa ti starà meglio. Allora, cosa voglio dire con questo? Sicuramente ha preso molto piede quella che è l'armocromia valutata proprio in quelle che sono le 4 stagioni, che voglio dire è sicuramente un metodo che approccia. Ecco, io voglio sottolineare questo, è un metodo non così preciso. Perché, Cristina, dico questo? Ti faccio una domanda, ma poi noi già abbiamo argomentato, no? Io chiedo se alla fine di una consulenza dove appunto un professionista come me dedica 2 ore ad una cliente e alla fine di queste 2 ore io alla fine ti inquadro come una primavera, un'estate, un autunno, un inverno, mi chiedo qual è la soddisfazione da parte tua alla fine di una consulenza del genere di essere inserita all'interno di una stagione che banalmente rappresenta tantissime altre persone. E quindi mi sembra che massivamente sia un appiattimento che non porta ad un risultato finale ottimale di un nome e di un cognome dove si intende l'esclusività di quella persona. Quindi, ripeto, significa che è un metodo, certo, un metodo che permette di incominciare a capire, mediante appunto l'abbinamento con le stagioni, quali sono i colori che ti potrebbero stare meglio per luminosità, per intensità, per chiarezza, per scurezza, ma è anche vero che io personalmente, quando sento parlare di un'estate fredda e di una primavera calda, non so perché, ma mi si arriccia la pelle perché è proprio contro natura. E nel tempo ho anche notato che molta gente si confonde anche, cioè non esce con una chiarezza, ma quindi, cioè rimane forse anche un po' confusa. In più, i 4 anni del Covid, in cui appunto non si è avuto la possibilità di uscire, di muoversi, mi ha permesso di recuperare un tempo come ognuno di noi, per fare ricerche, per fare delle cose. E a me proprio in quegli anni è capitato di incontrare proprio la lettura di Max Luscher, che è questo fisico svizzero che mi ha tanto appassionato unitamente a quello che era già il termine e la legge di Mansell che mi permette di andare in armocromia invece che con le 4 stagioni, con una scienza che si basa su un esame proprio tecnico di 4 elementi che sono il colore dei capelli, il colore delle sopracciglia, degli occhi e della pelle, e di fare questo percorso prima considerando la parte colore e poi andando ad inserire quello che è il sottotono. Quindi prima la chiarezza o la scurezza e poi capire se questa chiarezza e questa scurezza si adegua di più verso il mondo del sole o della luna in generale. Ma anche lì, se è vero che questa è la vera armocromia, che quindi ci dà tecnicamente l'espressione di dove inquadriamo la cliente, quindi potrà emergere una chiara solare, una chiara lunare, un'intermedia solare, un'intermedia lunare, scura lunare, e quindi alla fine avremo queste 6 tipologie. Ma anche lì non sempre si hanno sul pallottoliere, dico, 3 elementi scuri, 3 elementi chiari, esiste soprattutto in Italia un mondo di marginal incredibili e soprattutto nessuno tiene in considerazione, e quindi spieghiamo perché psicoarmocromia, negli anni ho notato che a parità di tipologia e di sottotono, 2 amiche banalmente che avevano gli stessi colori non avrebbero potuto scambiare il loro armadio, nonostante non per una questione di taglia, ma per una questione di gusto. E quindi è importantissimo nella fase di intervista, quindi il mio percorso di psicoarmocromia prevede una fase di intervista, una fase di diagnosi, quindi una fase in cui nella diagnosi andiamo a studiare insieme alla cliente
forme e colori davanti allo specchio, perché anche lì molto spesso quello che capita è che la cliente, abituata a guardarsi ogni giorno, ha una visione di sé che è completamente diversa da quello che noi vediamo al di fuori, e quindi la prima cosa che devi fare è rapportarti, proprio come si fa in psicologia, proprio un vero e proprio rapport, un'intenzione, uno scambio di informazioni che deve pur portarmi a capire, lasciami dire, per quanto possono essere tante o poche, 2 ore e mezza di una normale consulenza, ma anche a conoscere degli aspetti più intimi, e in tutto questo anche a quelle che sono le ragazze che mi chiedono corsi per diventare una psicoarmocromista, anche perché io non ho, ti giuro, informazioni, ma almeno da quello che mi dicono le giornaliste, credo che la psicoarmocromia ancora in Italia, al di là di me, non ne parli nessuno. E probabilmente non se ne parla perché, oltre a quelli che sono i termini di studio della parte armocromia, non basta leggersi un libro di Max Luscher per individuare poi la personalità di una donna, ma ci vuole un'estrema sensibilità nel porre le domande, un'estrema sensibilità nel sentire, e il sentire non è con le orecchie, ma il sentire è col cuore. Quindi non avere filtri e permettere anche all'altra persona di sentirsi talmente a casa da non mettere filtri neanche lei, in maniera tale da comprendere quando un colore diventa un colore nemico, ma senza una reale motivazione. Qual è la motivazione del perché quel colore lo consideriamo così nemico? E se ricorderai, anche con te, quando è emerso l'elemento dei rossi, abbiamo valutato che il rosso, al di là poi della qualità del rosso, più freddo, più caldo, che ti stava bene, il fattore del rosso dipendeva da quello che è il fenomeno che il rosso porta in sé, quindi questo eros, questa passione, dove se una donna invece vuole farsi notare non per l'aspetto, ma per la sua intelligenza, per altre doti, va da sé che probabilmente il rosso lo elimina perché ha paura che la sua immagine poi, che trasmette al mondo esterno, sia quello più di una donna, senza giudicare ovviamente, ma diversa da quella che si vuole apparire. Quindi, ripeto, il colore della personalità può intanto in corso di una vita cambiare e mutare, perché noi tutti ricorderemo chi siamo stati durante il periodo dell'adolescenza, con i nostri turbamenti, con le nostre problematiche. Io ero una darkettona a 14 anni, quindi voglio dire, ero figlia dei Cure con tutte le mie problematiche, figlia appunto di un divorzio che mi aveva portato a un isolamento mio sociale, dipendentemente da situazioni. Non è rimasto quello il colore della mia vita negli anni. Ho trovato altri colori, e poi a un certo momento della mia vita, quando sono diventata un'esperta veramente del mondo del colore, ho deciso di togliere anche io quel nero che portava tutti i colori del mio io all'interno, e riuscire a tirare fuori questo viola che per me diventa sempre il colore con cui mi sento bene. E questo è quello che cerco di fare con le donne che arrivano da me. Quindi, in una sola parola, un servizio personale. Non ce ne può essere uno uguale a un altro. Posso dire perché appunto è da qui che è nato poi anche l'idea dell'intervista e quant'altro, proprio dall'averlo provato, dall'essermi riarmonizzata grazie a te con il mondo dei rossi e aver scoperto il mio personale rosso che appunto è solo mio, è quello che mi corrisponde. E sul corrisponderci, essere armonici con se stessi nelle varie fasi della vita, come può una donna essere veramente armonica e fare in modo che quello che vede allo specchio sia realmente quello che le corrisponde? Anche qui non c'è una bacchetta magica. Mi è capitato di fare alcune consulenze con alcune donne che, oltre alla necessità di costruire un'immagine, avevano necessità anche di sperimentare per un tot tempo quanto quel consiglio fosse veramente ideale per loro, e quindi anche con l'opportunità di rincontrarci dopo un tot tempo, avendo spiegato cosa togliere, cosa mettere, per valutare poi se la sensazione di inadeguatezza, nonostante il colore fosse giusto, poi nel corso del tempo migliorava anche altri aspetti, no? Quindi non solo quello dell'immagine, ma anche proprio il sentirsi bene con se stessi. E ho potuto veramente valutare che abbinare il colore della personalità ai colori esterni, e quindi individuare qual è esattamente il colore della personalità in un momento storico piuttosto che in un altro, fa la differenza. Quindi, a mio parere, bisogna sempre
valutare quali sono i problemi relativi alla persona e la capacità che ha la persona a livello caratteriale di manifestarsi. Ci sono delle persone che fanno un po' più fatica, quindi hanno un'autostima, ecco, perché si parla di personalità, hanno un'autostima un po' più violentata, che ha necessità di essere prima rincuorata, rafforzata, e lasciami dire quindi che non parliamo solo di immagine, ma parliamo di un aspetto semplice, ma che al giorno d'oggi sembra essere la cosa più difficile. In una sola parola, riuscire a trasmettere una umanità alla persona che abbiamo di fronte, senza che la persona si debba preoccupare se la sto prendendo in giro, se voglio qualcos'altro da lei, e quindi cercare di creare un rapporto di fiducia e di affidamento. Perché io dico sempre, con le mie clienti non ho un rapporto di dipendenza, ma un rapporto di interdipendenza, che è diverso. Perché se fosse un rapporto di dipendenza significa che la persona non è in grado di fare da sola quello che è il mio suggerimento. Invece diverso è mettere la persona in grado di farla sentire autonoma, capire qual è la sua capacità di apprendimento, seguirla passo passo e far sì che quella persona possa sempre immaginare che quando avrà bisogno troverà in quel Give Love First sempre l'opportunità di avere, oltre che una consulente, un'amica che, grazie quindi a dei termini scientifici e non soltanto come potrebbe essere una qualsiasi amica che non è una consulente, basarsi sul suo piacere personale che non corrisponde a quello dell'amica. È sottile. È la differenza appunto tra, come dicevi tu, la chiacchierata con un'amica che ben venga perché è quello che ci allarga il cuore, e affidarsi a un professionista. Il professionista sa di cosa sta parlando, quindi non è solo un estetico parere personale, ma è frutto comunque di studi e di esperienza. Ed è questo che Infatti, Cristina, vorrei aggiungere che per arrivare al punto dove sono arrivata, probabilmente, oltre agli studi e all'esperienza, anche quello che è stato per me una necessità personale, come per esempio per quasi 5 anni io ho fatto un percorso bellissimo in giro per il mondo seguendo Anthony Robbins, che per chi non lo conosce è uno dei più importanti al mondo coach, quindi qualcuno che ti dà quella sensazione che ce la puoi fare. Io quando sono uscita dai suoi corsi e quindi abilitata e rinforzata da quello che è il sistema della PNL, che è la neuroprogrammazione linguistica, che è un'arma a tutti gli effetti, perché dipendentemente da chi la utilizza, può essere un'arma benevola o un'arma assolutamente malefica, perché tu in qualche maniera hai l'opportunità di modificare alcuni aspetti psicologici della persona. Ci sono proprio dei mantra, degli schemi, quindi devi prima essere entrata dentro un mondo della psicologia per poter parlare di psicoarmocromia. Non devi avere una laurea chiaramente in psichiatria, no, non stiamo parlando di quello, ma devi capire che le tue antenne si muovono verso un mondo di sensibilità che deve essere supportato da quello che è una scienza, quindi non solo l'armocromia, ma anche la parte di PNL, che è appunto la parte che costituisce la parte psico, unitamente allo studio di Max Lusch, che ci dà anche un'idea di quali sono i colori della personalità e cosa si cela dietro ad un aspetto di un colore. Ecco, sono queste tre fasi che non sono appunto, diciamo, alla portata di tutti. No, ecco, infatti mi è piaciuta anche questa ultima risposta perché è un pochino come mettere il cappello a tutta la chiacchierata che ci siamo fatte. Mi tengo la domanda finale, nel frattempo nel commento fissato in alto avete tutti i riferimenti a Valeria, intanto per conoscere un pochino meglio il suo lavoro, che comunque è interessante e incredibile, e poi nell'eventualità per contattarla. Cristina, posso infatti a questo proposito aggiungere una perla, perché grazie all'opportunità di questa intervista oggi al pubblico che ti segue, volevo anche allargare questa opportunità. Proprio perché sono tante le donne che in questo momento vogliono avvicinarsi a questa psicoarmocromia, conoscermi all'interno del mio studio, tramite il tuo canale mi permetto appunto, chi seguirà sul mio profilo Instagram non solo il Mondo Vor Makeup, ma il mio profilo personale Valerio Orlando Official,
tenete in considerazione che in questo momento le mie assistenti, proprio dal mio canale Valerio Orlando Official, stanno studiando un po' i profili delle persone che mi seguono per invitarle gratuitamente ad una seduta di gruppo dove potrò presentare i miei servizi e i miei prodotti. Quindi, donne, se siete interessate all'argomento, fatevi un giro, seguite il profilo Valerio Orlando Official e il profilo For Makeup, in maniera tale che le mie ragazze, in particolare Silvia, vi possa mandare un messaggio per partecipare ad uno dei prossimi incontri. E per rendere tutto più facile vi metto nel link anche i 2 profili Instagram, così proprio siete morbide morbide per planarci sopra. Adesso la domanda finale, che è quella un pochino che racchiude una vita. Che cos'è per te la passione? Allora, la passione nasce da un desiderio che ti porta realmente a fare delle cose che tu in una fase, diciamo, di non passione non faresti. E per esempio, io mi permetto di riportare di nuovo alla prima domanda che mi hai fatto. Passione significa tenere in considerazione che seppur sei mamma con un ruolo, quanto è importante per te l'opportunità di entrare in un mondo che ti ha sempre appassionato e riuscire quindi a barcamenarti tra quelli che sono i tuoi affetti e l'inizio di una vita professionale che prevede comunque di viaggiare, di muoverti, che è sempre quello stato. Ma la passione significa anche per me camminare su un filo di rettitudine e di onestà intellettuale tra quello che faccio e chi sono. Ed è il motivo per il quale la mia linea trucco non porta un nome a caso, ma porta le mie iniziali, perché solo chi secondo me si mette in gioco completamente può trasmettere la passione che ha. Poi in particolare, appunto, io sono un temperamento ed una personalità rossa, quindi una persona particolarmente istintiva, emotiva, empatica, ma allo stesso tempo una persona che tra quello che dice e quello che fa, a volte no, ha proprio la parte istintiva nel non riuscire a ragionare su quello è. Quindi anche io sto lavorando nel mio percorso della personalità nel far sì che questo rosso man mano si avvicini sempre verso un mondo del giallo, che dovrebbe essere per me il massimo risultato. Passione significa anche non tradire mai il proprio percorso e le persone che credono in te. E infatti io da 10 anni ho una bellissima squadra e anche tutti quelli che sono stati i rapporti umani e lavorativi è sempre un ciao e non è mai un addio. Stupenda questa risposta, veramente ha allargato, penso, il cuore a tutti noi. E l'augurio veramente per chi ci ha seguito di avere sempre, sempre, sempre questa passione grande nella vita, perché è quella che banalmente ci fa raddoppiare le giornate che da 24 diventano 48 le ore, ma soprattutto ci fa avere quella scintilla di creatività. Fai quello che ami e non lavorerai un giorno, perché sostanzialmente le giornate passano, lasciami dire, con impegno rispetto a quello che può essere un'idea di stanchezza. Quindi la stanchezza è qualcosa proprio dove la passione non c'è, l'impegno è quello che ti permette, seppur sei stanca, quando chiudi però la giornata, dire sì, l'ho fatto. Sì, ce l'ho fatta. E per ultimo, infatti, la passione mi ha portato ad aggiungere un petalo. Cristina, mi permetterei di aggiungere questo petalo di Vor a cui tengo tantissimo. Le persone che ci ascoltano sul sito Vor Makeup troveranno una sezione che io fortemente ho voluto in collaborazione con un partner di eccellenza che è Excellent Ambassador, che è un luxury concierge, è un travel di lusso, di portare le mie clienti all'interno di luoghi meravigliosi dove poter fare le consulenze. Quindi, oltre che il mio studio, l'invito è proprio quello del viaggio, perché il viaggio permette di scoprire le persone che sono con noi e rispetto a quello che può essere un'ora, 2 ore relativamente solo all'ambito della consulenza, in luoghi molto belli dove possiamo sprigionare anche le nostre endorfine, in luoghi colorati, luoghi belli che sicuramente aprono non solo il cuore, ma anche tutte le varie sinapsi. Il viaggio ci permette di conoscerci più a fondo a livello umano e quindi è chiaro che le psicoarmocromie durante un viaggio funzionano sicuramente
meglio perché in più giorni si ha la possibilità. Quindi chi vuole partecipare anche al mondo World Travel oggi ha l'opportunità ad un prezzo appunto scontato di una membership eccezionale di viaggiare intanto con i viaggi proposti da Excellent Ambassador, quindi arriva una newsletter una volta fatta l'iscrizione, ma in più andando a vedere sul sito VOR ci sono 4 nuovi appuntamenti nazionali dove potermi raggiungere e stare insieme 3 giorni e 2 notti. Ve l'abbiamo fatto il regalo perché veramente qui vi si apre un mondo di cose belle. Quindi io ringrazio ancora chiaramente tantissimo Valeria Orlando per la professionalità e per tutto quello che ci ha raccontato e per questo contatto che spero davvero possa per molte di voi e perché no, per molti anche essere quel punto di svolta per imparare a conoscere un pochino meglio noi stessi e chiaramente a stare meglio con noi stessi. Per cui grazie ancora di cuore a Valeria Grazie per questa Cristina, splendida chiacchierata. Grazie. grazie a tutti voi.